Ciao a tutti, io sono Justin Matera e questa è la me di oggi, felice di essere qui, concentrata, un po' emozionata. Non è la mia lingua, metto le mani avanti, orgogliosamente cinquantenne. Quella lassù invece è la me del 1995, spudorata e incosciente. E con questo pezzo sono andata a Festival Bar, che non era soltanto la più importante gara canora dopo Sanremo, era proprio la quintessenza dell'estate, l'evento dell'anno, the place to be, you know? L'arena di Marostica piena, 30.000 persone. Ero un po' abituata a avere gli occhi addosso. Ballavo nelle discoteche in giro per l'Italia. Sapevo cosa voleva dire piacere agli altri. Anche prima, da piccolina, andavo fortissimo alle gare di spelling. Forse non fanno le gare di spelling qua in Italia, ma forse dovrebbero. Poi anche al liceo, quando la mia squadra di nuoto ha vinto il campionato 2 anni di fila. Ma quella piazza piena di gente mista alle luci, al caldo, alle telecamere, era un'altra cosa. Lì ho assaporato il consenso, in modo tangibile, avvolgente, quelle voci attorno a te che ti dicono «Vai, we love you, sì, ti ama!» Il titolo del brano era curioso, ironico, quasi un consiglio su come affrontarlo, quella sensazione così strana e nuova. Feel it, sentilo. Io l'ho sentito e come? Ho pensato, questa è quella che sono e questo è quello che devo fare, che voglio fare. Mi sono sentita potente. Poche storie. È bello sentire avere potere sugli altri. Anche se, come dice Spider-Man, da grandi poteri, eccetera, eccetera. In realtà volevo iniziare il mio speech, il mio discorso con Platone, invece cito Spider-Man. I miei genitori direbbero, è tutto quello che abbiamo speso per farla studiare a Stanford. L'approvazione degli altri dà piacere, non c'è niente di male a riconoscerlo, no? Ma, ladies and gentlemen, come la luna, la ricerca del consenso ha un pericolosissimo dark side. Prima osservazione, il consenso degli altri non dura per sempre. Per mantenerlo bisogna scobare. E io ho scobato. Anzi, continuo a scobare. Blood, sweat and tears. A volte ti sembra di essere arrivata e invece sei solo all'inizio. Occhio, perché l'inizio e il traguardo si somigliano. Seconda cosa, la più importante, la voglia di piacere agli altri può portarci a perdere il controllo di noi stessi e a gettarci verso un obiettivo impossibile da raggiungere, che neanche probabilmente vogliamo raggiungere, ma per un motivo o per l'altro ci sentiamo spinti verso quella cosa lì. Piacere a tutti. It's impossible. Come dice Mourinho, neanche Gesù piaceva a tutti, figuriamoci io. In effetti la ricerca del consenso è qualcosa di connaturato alla natura umana, voglio dire da un punto di vista magari evolutivo. Senza scomodare ovviamente Darwin, non è proprio il mio lavoro, mi pare che desiderare l'approvazione equivalga al bisogno ancestrale di essere riconosciuti dai nostri simili. Cosa sto provando a dire? Penso all'uomo preistorico, che quanto più è accettato dal branco, tanto maggiori sono le sue possibilità di avere protezione e di conseguenza sopravvivere. Ma vi posso assicurare che la ricerca ossessiva dell'approvazione altrui può generare frustrazione, rabbia, dolore anche. Tac! As easy as that. I social parlano chiaro in questo senso, non so se siete d'accordo o se vi siete resi conto. I like possono farti perdere la testa. Uno direbbe che online non ci sia la percezione della moltitudine di persone. Invece c'è e come. Sono concreti, reali, sono lì anche, specialmente se non li hai comprati.
Senti come reagiscono e ogni loro cenno di vita è una scarica di adrenalina, come succede al comico che si carica con le risate del pubblico. Chi vive con quest'ansia di piacere è costretto a cambiare il suo carattere, la sua indole, le sue ansioni e persino i suoi pensieri in funzione di questa caccia spasmodica. Fino a che punto è giusto modificare noi stessi nella speranza di essere accettati? Allontanarci dalla materia da cui siamo fatti? Qua cito Shakespeare, we are such stuff as dreams are made on. Ma è giusto allontanarci da quella materia lì per avvicinarci al gusto degli altri? Che peraltro è il titolo di un bellissimo film francese del 2000, non so se l'avete visto. Mettere all'asta la nostra identità, ipotecarla, sacrificarla. Sembrano concetti pesanti, lontani dalla nostra quotidianità. Ma quanto spesso ci capita di indossare maschere per ottenere il consenso? Maschere in cui magari non ci riconosciamo neanche, ma che a volte ci calzano così comode che diventa impossibile toglierle. A me è capitato con una maschera parecchio ingombrante. Questa. Marilyn, sei uguale a Marilyn Monroe. È quello che mi disse Paolo Limiti quando lo conobbi. Fuori dalla sede Rai di Milano. Stavo camminando con un paparazzo che lo conosceva. Guarda, c'è un mio amico. Era un pomeriggio del 1996. Mi vede e dice, magari le sopracciglia erano aggiustate, i capelli un po' più vaporosi. Ma tu sei Marilyn. È lì che è iniziata una delle avventure, se possiamo chiamarla avventura, più importanti della mia vita, durata 8 splendidi anni. Il pubblico del pomeriggio, che tanto amava Ci vediamo in TV, mi aveva identificato come la sosia di Marilyn. Punto. Cantavo come lei, ballavo come lei, piacevo come lei, o almeno ci provavo. Ero la creatura perfetta per l'obiettivo di proprio quello show. L'effetto nostalgia. La gente a casa guardava me e riviveva il ricordo di un vecchio film in bianco e nero. Un sogno. Forse anche Paolo si era innamorato di un sogno. Forse è per quello che mi ha sposato. Anzi, sicuramente, ma questa è tutta un'altra storia. Non era mica facile assomigliare a Marilyn. Mi sono impegnata parecchio. Blood, sweat and tears. Sono grata per quegli anni che mi hanno portato a conoscere Liz Taylor, Jane Russell, Tippi Hedren, Jack Lemmon. Tutti pronti a confermare la mia straordinaria somiglianza a Miss Monroe. Surreale. Però, e c'è un però, e qui veniamo al punto. Come potevo dopo far vedere che ero anche altro? Quando il programma finì, come potevo provare che potevo fare qualcosa che non fosse la brutta copia di qualcun altro? Come potevo dimostrare tutto questo senza perdere il consenso? Indovinate un po'. Lavoro duro. Again, blood, sweat and tears. Mi sono buttata su una delle cose meno facili, il teatro. Era il 2004. Interpretavo Norma Cassidy nel musical Victor Victoria. Quindi, Justine sa fare questo.
Come il mio personaggio, che era un personaggio comico. Ebbene sì, sapete, è facile colpire quando la gente ha bassissime aspettative. Dopo la prima al Teatro Olimpico di Roma, Heather Parisi è venuta in camerina da me e mi ha detto: sei troppo forte, ci hai fatto morire. Grande, ero diventata all'improvviso tridimensionale, ero diventata a colori, anche agli occhi di me stessa. L'apprezzamento di Heather è stato l'incoraggiamento che mi serviva. Non è una che fa complimenti a caso. Se ti dice che le piace, le piace. Da lì ho iniziato a rimettermi in gioco, scoprendo lati di me che nemmeno io immaginavo. E questo vale per tutti. Tutti noi nascondiamo qualità che non sappiamo di avere. Magari perché appunto abbiamo finito per assomigliare troppo alla maschera che ci hanno appioppato. E quindi non consideriamo che possiamo essere creativi, divertenti, propositivi, coraggiosi. Anche se non c'è Heather Parisi a ricordarcelo. In realtà non ci serve che Heather Parisi ci ricordi. Ci trasformiamo continuamente, diventiamo incessantemente, scusami il mio italiano. Altro a pensare a questa nostra costante evoluzione mi riempie comunque di buon umore. Ed è nostro compito assecondarla. Questa fluidità, lo so che è un termine molto popolare adesso, essere fluidi. E accettare senza paura ogni parte di noi. Ok, sono la sosia di Marilyn, ma sono anche una laureata a Stanford, una showgirl, una cubista, una mamma, una sportiva, un'attrice. La bambina che giocava a baseball fuori da una chiesa nel Queens, la bagnina di Long Island. Non saprei scegliere tra una di queste me, ma so che tutte queste me insieme possono fare un ottimo lavoro di squadra. A proposito di squadra, eccola lì, la Justine sportiva. La definirei una naturale evoluzione del mio personaggio. Ora non possono più accusarmi di essere sempre mezza nuda. Sudo un sacco, devo spogliarmi per forza. Non fa una piega. Lo sport e il mondo dello spettacolo sembrano universi lontanissimi. Lo so, ma c'è una cosa che li accomuna. Entrambi premiano l'unicità. A fare quella cosa lì ci riesci solo tu. Che gioia quando una sportiva o un sportivo diventano star e si trasformano in esempi di volontà e di perseveranza. Come lei. Tanti di voi non la riconosceranno. Non è magari conosciuta dal grande pubblico, però sicuro lei si chiama Eileen Gu. È una campionessa di sci cinese e grazie alle milioni di cinesi hanno cominciato a sciare. È la prima a portare delle medaglie d'oro a Cina dalla sci freestyle. Ma non c'è solo lei, c'è anche delle pattinatrici, Jutta Lirdam, o la sciatrice alpina nostra, la Sofia Goggia, o la Federica Pellegrini. E che bello quando una ragazza riscuote successo in uno sport tradizionalmente considerato da maschi. Ad esempio nel ciclismo, a proposito, mi sto adoperando per costruire delle selle apposite e più comode per le giovani cicliste, perché io ci credo nella pari opportunità e così non si può neanche dire che pensi solo al mio di sedere. È il consenso più bello della mia vita, quello per qualcosa che sento, che desidero, che mi appartiene, che sono. Non so se chiamarlo successo. Cos'è poi il successo? Oltre che il participo passato del verbo succedere. Ho avuto successo? A volte sì, a volte no. Ecco, un'altra delle cose fantastiche dello sport è che ti insegna ad accettare il fallimento. Anche un po' a volergli bene, perché anche lui fa parte di te. Se la vita è un lungo cammino per diventare se stessi, come dice David Foster Wallace, sono felice di essere arrivata fino a qui, pur consapevole che ci sia ancora molto da fare. Ecco il mio consiglio per voi. Semplice. Lottate per essere voi stessi,
tenete fuori tutto ciò che voi stessi non è. Non sarà facile, ma tenete duro, ok? Blood, sweat and tears. Che vuol dire sangue, sudore e lacrime, l'avete capito ormai, no? Jean-Jacques Rousseau era un grande illuminista e diceva: voler piacere a tutti non piace a nessuno. Ok, magari dite, sono belle parole, Justine. Però in concreto come si fa? D'accordo. Allora mettete da parte l'illuminismo. Chiudete gli occhi e spegnete per un attimo il ragionamento. Fate come Luke Skywalker, quando disattiva ogni strumentazione e si abbandona all'istinto, alla forza interiore per distruggere la morte nera. Mettetevi in contatto con voi stessi. Ascoltatevi. Voi meritate il vostro ascolto. E come direbbe la Justine Lee del 1995, spaventata, emozionata, platinata, teneramente impreparata e incredibilmente giovane. Sentitelo. Feel it. Can you feel it? Grazie.